Benvenuti anche oggi sul mio canale. Oggi vi mostro come realizzare questa bellissima borsa soft. Per la lavorazione uso un fondo e della fettuccia molto morbida e uncinetto 5,5. Nel box informazioni tutte le info. Allora, per il tutorial di oggi io vado ad usare questa fettuccia con questo spessore, vedete? Quindi non è una fettuccia molto spessa, abbiamo circa 2 cm di spessore, è elastica ma non troppo, quindi si lavora veramente bene. È una fettuccia di filati 3 sfere, voi potete ovviamente comprarla anche da altri fornitori, io vi dico semplicemente le caratteristiche di quello che uso. Il colore che uso è il colore caffè, abbiamo 50 metri per circa 120-130 grammi. In più vado ad usare questo fondo, il fondo è un color caffè anche lui, quindi si abbina benissimo, vedete, con questa fettuccia. Allora, per iniziare la lavorazione io inizio ad infilare al fondo, quindi ai fori, con un 4,5. mettiamo, vedete, il fondo rivolto con i piedini verso di noi, entro al centro, carico il filo in questa maniera qui e mi aggancio con una catenella. Una volta che mi sono agganciata, entro in quello dopo e lavoro una maglia bassa, in quello dopo lavoro una maglia bassa e ancora in quello dopo e lavoro una maglia bassa. Quando arrivo, vedete, nell'angolo, eccolo qui, vedete, ho 2 fori, quando giro, vedete, ho questa curva qui all'altezza, vedete, del piedino, ho 1, 2 e 3, quindi lavoro 2 maglie basse qui, 2 maglie basse qui e 2 maglie basse qui. Quindi nell'angolo, vedete, dove abbiamo il piedino 1, 2, 3, qui abbiamo il piedino 1, 2, 3, anche qui vedete abbiamo il piedino 1, 2 e 3, quindi solo negli angoli lavoriamo 2 maglie basse per 3 volte e poi andiamo a proseguire sempre lavorando una sola maglia bassa in ogni punto, perché con la fettuccia, essendo più spessa, dopo aumenteremo il nostro numero di uncinetto e quindi altrimenti la borsa viene troppo larga. Questo è il piedino, vedete, 1, 2 e 3, quindi lavoro questa e nella curva, vedete come ho fatto da questo lato, lavoro 2 maglie basse, quindi 1, 2, 1 e 2 e 1 e 2, quindi per 3 volte e poi di nuovo una maglia bassa in ogni punto. Quindi andate a proseguire in questa maniera fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Arriviamo alla fine della nostra riga dove abbiamo, vedete, l'ultimo foro che è anche il primo dove ci siamo agganciate, entriamo e lavoriamo l'ultima maglia bassa nei fori. Adesso entriamo nella prima maglia bassa, chiudiamo a maglia bassissima ed entriamo subito, vedete, in questo punto in coste. E io a questo punto vado a cambiare il mio uncinetto e lavoro con uncinetto 5,5 e lavoro una maglia bassa e qui andiamo a inserire un marcapunti. Adesso in coste, vedete, prendendo sempre la solina esterna, lavoriamo una maglia bassa in ogni punto senza fare nessun aumento, vedete, una sola maglia bassa in ogni punto prendendo solo la solina esterna in questa maniera qui e lavoriamo tutte maglie basse fino al marcapunti. Arrivo, guardate, nell'ultimo punto della riga, qui lavoro in costa l'ultimo punto ed ecco qui come vedete abbiamo la lavorazione e qui abbiamo, vedete, tutta la serie di treccine. Adesso togliamo il marcapunti ed entriamo, vedete, in entrambe le asole della maglia bassa e lavoriamo
una maglia bassa e qui andiamo a rimettere il marcapunti. Ora una maglia bassa in ogni punto, prendendo entrambe le asole, quindi sarà una semplice lavorazione, vedete, a maglia bassa. Io adesso vado a completare la riga e poi vi faccio vedere arrivati al marcapunti. Quando arriviamo, vedete, al marcapunti, noi dobbiamo semplicemente togliere il marcapunti, lavorare la maglia bassa e rimettere il marcapunti. E questo, vedete, sarà il risultato del nostro fondo. Quindi adesso dovete semplicemente andare a proseguire lavorando una maglia bassa in ogni maglia bassa. Regolatevi ovviamente con il vostro numero di uncinetto. Nel mio caso io uso il 5,5 perché non tiro troppo il lavoro, io lavoro morbido e quindi va bene così, ma è chiaro che se tirate troppo il lavoro meglio aumentare il numero dell'uncinetto con un 6 o addirittura 6,5. Però vedete, io voglio una lavorazione comunque compatta che non venga troppo larga. Io vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora, io ho realizzato un totale di 21 righe che in centimetri, guardate, partendo da dove ho agganciato, vedete, le maglie basse, sono 22 centimetri. Quindi se state usando un altro filato, ovviamente regolatevi con i centimetri. Adesso, dove abbiamo, vedete, qui ho il marcapunti, lo tolgo, taglio ovviamente e tiro il filo. Saltiamo un punto, quindi ci troviamo qua, saltiamo questo punto, sul davanti, vedete, faccio passare il filo e poi al centro della lavorazione, qui abbiamo, vedete, dietro abbiamo un nodino, al centro così prendiamo il filo e lo facciamo passare da dietro e così abbiamo chiuso, vedete, la lavorazione senza scalino. Ovviamente andate a nascondere all'interno questo filo. Quindi ecco, vedete, la nostra borsa come si presenterà. Vedete, questa sarà la linea della borsa. Adesso io vado a realizzare una pattina a punto puff. Per la pattina abbiamo bisogno di mettere su un numero di maglie dispari. Chiaramente, siccome iniziamo con una catenella e con un giro di maglie basse, le nostre catenelle saranno pari e saranno l'equivalenza di circa 18 centimetri. Io metto con uncinetto 5,5 e con la mia fettuccia vado a mettere su 20 catenelle. Adesso guardate, entro in ogni punto e la prima riga sarà da maglie basse, quindi una maglia bassa in ogni punto e lavoro così fino a fine riga. Quindi 20 catenelle, vedete, lavorate a maglia bassa, risulteranno 19 maglie basse. Adesso iniziamo la lavorazione del punto puff. Semplicemente lavoro 2 catenelle e giro il mio lavoro. Adesso guardate, qui ho la mia maglia alta, quindi questo è il primo punto, salto il secondo punto, entro nel terzo, carico il filo e lo allungo, vedete, fino all'altezza delle 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro di nuovo e allungo di nuovo, filo sull'uncinetto, entro di nuovo e allungo di nuovo, chiudo tutto insieme, una catenella. Adesso guardate, salto un punto, entro nel secondo di nuovo, carico il filo e mi sollevo, vedete, sempre alla stessa altezza, carico di nuovo il filo, entro di nuovo e ricarico il filo, filo sull'uncinetto, entro di nuovo e ricarico il filo, chiudo tutto insieme e catenella. Ecco, vedete, man mano che i punti puff prendono questa forma. Di nuovo salto un punto, entro in quello dopo, carico il filo e mi alzo, vedete, sempre all'altezza della lavorazione precedente, carico il filo, entro di nuovo, ricarico il filo, carico il filo, entro di nuovo e carico il filo. Carichiamo il filo per ben 3 volte, di nuovo carico, chiudo tutto insieme e catenella. E andiamo a fare sempre la stessa lavorazione, saltiamo un punto, entriamo in quello dopo, carichiamo il filo, filo sull'uncinetto, entriamo di nuovo
e carichiamo il filo, filo sull'uncinetto, entriamo di nuovo e carichiamo il filo. 3 volte filo sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme e catenella. E così andiamo a proseguire fino alla fine della riga. Quando arriviamo alla fine della riga, vedete, se abbiamo lavorato correttamente abbiamo 2 maglie basse, filo sull'uncinetto, entriamo nella seconda, quindi saltiamo sempre questa, entriamo e lavoriamo una maglia alta e avremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 punti puff. Quindi i punti puff, questi qua vedete belli gonfi, saranno 8. Adesso di nuovo 1 e 2. Ovviamente se voi avete l'abitudine di tirare troppo il lavoro, fate 3 catenelle, regolatevi voi. Io giro il mio lavoro, di nuovo guardate, questo è il punto dove ho lavorato le 2 catenelle, salto un punto e entro qui ed entriamo, vedete, proprio a sinistra, in questo spazio a sinistra del punto puff. Entriamo, carichiamo il filo e lo portiamo all'altezza, vedete, sempre delle 2 catenelle, filo sull'uncinetto, entro di nuovo e carico il filo, filo sull'uncinetto, entro di nuovo, carico il filo e chiudo tutto insieme e una catenella. Ora di nuovo guardate, sempre a sinistra, qui abbiamo il punto puff, noi a sinistra entriamo, carichiamo il filo portandolo sempre all'altezza del punto precedente, ricarichiamo, entriamo di nuovo e carichiamo, filo sull'uncinetto, carichiamo di nuovo, quindi carichiamo sempre per 3 volte, filo sull'uncinetto, chiudiamo tutto insieme e catenella. E dobbiamo proseguire in questa maniera entrando sempre, vedete, a sinistra del nostro punto puff, non vi potete confondere, carichiamo sempre per 3 volte il filo, chiudiamo tutto insieme e catenella fino a fine riga. Arriviamo, guardate, nell'ultimo punto a sinistra del punto puff, quindi non vi dimenticate di lavorare l'ultimo punto. Entriamo, vedete, sempre alla stessa maniera, carichiamo il filo 1, 2 e 3 volte e chiudiamo tutto insieme la lavorazione e catenella. E qui vedete sulla seconda catenella filo sull'uncinetto e lavoriamo una maglia alta. E così abbiamo completato, vedete, l'altro verso, abbiamo sempre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8 punti puff. Controllate in modo che siete sicure che state lavorando bene. Adesso di nuovo 1 e 2 catenelle, giro il mio lavoro e di nuovo guardate, io devo sempre lavorare a sinistra del punto puff, vedete, sempre qui. Quindi semplicemente vado a sinistra del primo punto puff, carico il filo e mi sollevo, vedete, fino ad arrivare all'altezza delle 2 catenelle, filo sull'uncinetto di nuovo per una seconda volta, filo sull'uncinetto di nuovo per una terza volta e chiudo tutto insieme e catenella. E di nuovo, vedete, sempre a sinistra, entro, carico il filo, carico di nuovo il filo una seconda volta, carico di nuovo il filo una terza volta, chiudo tutto insieme e catenella. Adesso noi non dobbiamo fare altro che andare a proseguire in questa maniera, qui andare a fare dei giri di andata e ritorno. E adesso vado a proseguire e poi vi dico quante righe ho realizzato. Allora, io arrivo all'altezza che mi occorre, quindi ho lavorato una riga di maglia bassa e 9 righe di punto puff, quindi ho un totale di 10 righe. A questo punto, vedete, io ho lavorato una maglia bassa e adesso, come prima riga, una catenella, giro il lavoro e vado a lavorare una riga di maglie basse. Quindi vedete, nel primo punto entro e lavoro una maglia bassa, nel secondo una maglia bassa e vado a lavorare una riga di maglie basse, vedete, in ogni punto una maglia bassa. Alla fine della mia riga avrò 19 maglie basse. Una volta che ho terminato, vedete, la mia riga di maglie basse, avrò un pannello di 19 cm per 16 cm. Quindi andate sempre a rifarvi alle mie misure se state lavorando con un'altra fettuccia o comunque con un altro materiale. Adesso a questo punto, vedete, da questo punto di inizio io devo andare a fare un giro di maglia bassa tutto intorno e ritornare dove ho iniziato. Semplicemente guardate dove abbiamo, ecco qui,
la nostra prima maglia bassa, io faccio una catenella e rientro e lavoro una maglia bassa. Ora una maglia bassa, vedete, attraverso la maglia alta e un'altra ancora, quindi 2 maglie basse attraverso ogni maglia alta. Dove abbiamo lavorato, vedete, le 2 catenelle, possiamo magari avere meno maglie visivamente, ma noi dobbiamo sempre lavorare, vedete, 2 maglie basse attraverso, quindi andate a stendere bene il lavoro ed entrate in ogni punto lavorando sempre 2 maglie basse in ogni maglia alta, attraverso ogni maglia alta. Qui ho, vedete, un altro punto, lo lavoro e qui ho la maglia alta e lavoro 2 maglie alte attraverso. Qui ho la maglia bassa e lavoro una maglia bassa ed ecco qui. Adesso giro e qui lavoro una maglia bassa, una catenella e un'altra maglia bassa, quindi andiamo a creare, vedete, proprio un angolo, vedete, un bordo ai lati e una maglia bassa in ogni punto. Quindi adesso non faremo altro che andare a proseguire, anche qui lavoreremo una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, arriviamo in quest'altro angolo, una maglia bassa, una catenella, una maglia bassa, fino ad arrivare dove abbiamo iniziato. Quando ho completato, vedete, tutta la riga, io vado a tagliare un po' di filo più abbondante che mi servirà anche per cucire. Vado a tirare questo filo, vedete, vado sempre a fare la mia chiusura alla stessa maniera. Io mi trovo qui, vedete, passo l'uncinetto da dietro sul davanti, in questa maniera qui. Carico il filo e lo faccio passare attraverso, in questo caso è la catenella. Adesso entriamo sempre, vedete, al centro da quest'altro lato, carichiamo il filo e lo facciamo passare da dietro così. E a questo punto abbiamo chiuso, vedete, il punto, e qui abbiamo il nostro filo per andare poi ad effettuare la nostra cucitura. Adesso guardate, noi andiamo a centrare giusto il centro della borsa laterale e contiamo 3 maglie basse da un lato e 3 dall'altra, che saranno più o meno in centimetri, vi dico più o meno i centimetri di questa parte centrale da rientrare, sono circa 7 centimetri. A cui noi andremo semplicemente, guardate, a fare una piega, quindi una piega in questa maniera, vedete, così, per andare a stringere questa parte, vedete, nei lati, quindi non deve essere una piega esagerata, e faremo sia da una parte, vedete, che dall'altra la stessa cosa. E qui io andrò a inserire un anello oppure a mettere dei bottoni magnetici che vanno a praticamente a chiudere, vedete, i lati sia a destra che a sinistra. Quindi vedete, io faccio attraversare il bottone da un lato, attraverso dove il marcapunti e di fronte, creando, vedete, questa piega in questa maniera qui. Ovviamente la larghezza della piega è opzionale e facciamo la stessa cosa anche da questa parte. Una volta, vedete, che abbiamo fissato gli anelli, io adesso devo andare a fissare la mia patella. La patella io ho fatto in modo, vedete, che vada proprio dritta in questa maniera qui, quindi gli anelli fuoriusciranno da destra e da sinistra, ok? Ora io vado ad inserire la patella a circa 3 righe, vedete, 1 2 3, e la vado a cucire qui giusto al centro. Quindi ragazze, guardate, io qui ho l'anello, vedete, dove ho attaccato i bordi, 1 2 3 e 4, e scendo qua, quindi qui ho l'anello, io scendo subito dopo, così ho, vedete, già infilato, e adesso dobbiamo andare a cucire. Ovviamente con la telecamera io non riesco a farvi vedere proprio bene quella che è la cucitura, ok? Quindi io prendo, vedete, questa parte, entro in quest'altra e poi dobbiamo entrare ovviamente in maniera lineare, quindi da qui e da qui usciamo, vedete, e poi ovviamente prendiamo l'aso. Assicuratevi ovviamente di andare a cucire sempre nella stessa parte.
quindi questa è la linea, vedete, io seguo la linea e andrò a cucire, vedete, fino ad arrivare ovviamente alla fine. Quando arriviamo, vedete, alla fine della cucitura si presenterà in questa maniera qui. Noi entriamo all'interno della borsa ovviamente e andiamo a nascondere il filato rimanente. Questa sarà, vedete, la pattina cucita sulla parte retro e ovviamente poi sul davanti si andrà a chiudere in questa maniera qui. Adesso dobbiamo realizzare questo manico. Io di questo manico ho già realizzato un tutorial. Per la fettuccia vado a mettere su 51 catenelle, che sono circa 45 centimetri. Vado a lavorare in tondo, vedete come si lavora un fondo borsa. Nei lati, nei due lati, quindi vedete nella parte tonda, lavoro 4 maglie basse sia da un lato che dall'altro. Alla fine della lavorazione l'unica differenza che c'è tra questo e il tutorial è che vado a fare un giro di maglie bassissime, vedete, tutto intorno, e poi al centro passerò il filo in modo, vedete, che il manico, anche se andrà, vedete, leggermente a slabrare, ma sarà leggero, quindi più di questo il nostro manico non slabrerà. Adesso vado ad aggiungere un anello, quindi vedete, aggiungo semplicemente un altro anello all'anello alla borsa e vado a chiudere i manici. Per questi manici vi ho detto il dettaglio di differenza dal tutorial che vi metto nel box informazioni. Seguite i centimetri e le catenelle che vi ho indicato e così farete anche voi il vostro manico con la fettuccia. A questo punto, quindi, vedete, la nostra borsa è terminata. Ovviamente per la pattina possiamo mettere sia una chiusura a cartella, quindi a scatto, ma anche dei bottoni magnetici. Io sinceramente credo di andare a mettere dei bottoni magnetici, quindi non metterò una chiusura a scatto e a cartella, perché mi piace più che si veda, insomma, in questa maniera qui la borsa. Ovviamente voi potete decidere come chiudere la vostra borsa. Io vi ringrazio come sempre di aver seguito il tutorial e vi saluto ad uno dei miei prossimi tutorial.